amici del bosco, il sovescio è ancora una parola misteriosa? Dopo questo video saprete tutto su come farlo e perché è tanto importante. Il sovescio è una pratica che ci permette di risparmiare. Infatti se li progettiamo in maniera attenta e curata possiamo risparmiare molto su ciò che sono le lavorazioni, le concimazioni e i trattamenti che dovremo fare sulle nostre piante principali. Qui abbiamo un sovescio bellissimo pronto allo sfalcio. Oggi con l'aiuto di Carlo vediamo come trattarlo, ma vediamo anche altre situazioni perché il sovescio si può utilizzare in tanti modi diversi. Un sovescio è la coltivazione generalmente intercalare, ovvero tra due colture principali, di varie essenze destinate normalmente non alla raccolta, ma alla funzione di rigenerazione del suolo. La pratica del sovescio prevede numerose funzioni. La prima, e una delle più importanti, è quella di protezione. La parte aerea delle piante che andremo a coltivare proteggerà il suolo dagli effetti del sole, del vento, della pioggia e del compattamento dovuti al calpestamento. Mentre la parte radicale aiuterà il suolo a restare ben areggiato, ben lavorato, diminuisce il dilavamento delle sostanze nutritive e migliora quella che è la struttura del suolo. Se dobbiamo falciare il sovescio lasciando integre le piante, possiamo utilizzare tranquillamente una falce o un coltello, ma ci serviranno anche le forbici, perché ciò che dovremo andare a fare sarà tagliare il più in basso possibile, cercando di recidere la pianta praticamente al colletto. Con alcune piante, quelle più sottili, sarà sufficiente usare la falce o usare un coltello, ma se dovessimo trovarci in presenza di spesso le brassicacee come questa senape che ha fatto un tronco molto importante, dobbiamo andare ad agire con le forbici e tagliarlo tutto, lasciando ovviamente la pianta integra sul suolo. Quando l'estensione è tanta, una barra falciante svolge il lavoro molto più rapidamente. Un'altra funzione è quella di arricchimento. Quando effettuiamo un sovescio al fine di sfalciarlo e interrarlo nel suolo, quello che facciamo è, uno, arricchire il suolo di materia organica, che sono i resti della pianta che andiamo a coltivare, e due, utilizzare tutto ciò che la pianta fissa nel terreno tramite gli esudati radicali per migliorare la fertilità del suolo stesso. Questo è anche un momento molto buono per fare lo sfalcio, perché abbiamo le nostre piante che sono non tutte, ma una buona parte già in fioritura. Sono essenze differenti, quindi hanno avuto momenti differenti. Infatti la senape ha già ricevuto un primo sfalcio fatto a mano. Adesso abbiamo il favino che sta iniziando a fiorire. Abbiamo la veccia che sta facendo un po' in qua e là i primi fiori e anche l'orzo che sta cominciando a fare la spiga. L'epoca di sfalcio non è una scienza specifica, ma diciamo che quando arriviamo a circa metà della fioritura, e questo può essere un momento buono, la stessa operazione che abbiamo fatto a mano possiamo per l'appunto velocizzarla con una barra falciante, ma anche volendo con il decespugliatore montato con la lama. Bene, la prima parte è sfalciata, adesso andiamo a sistemare un po' meglio il risultato dello sfalcio. Qui ci andranno i pomodori, piante molto semplici da trapiantare perché sono grandi e hanno un sesto di impianto piuttosto largo e vengono bene su una struttura, diciamo, di pacciamatura alta come è questa qua. Un'altra funzione è quella di nutrimento. Infatti le piante, sempre grazie agli esudati radicali e agli zuccheri che emettono dalle loro radici, andranno a nutrire tutto ciò che sono micro e macroorganismi che a loro volta degraderanno la materia organica, in parte anche quella di risulta dello sfalcio del sovescio, arricchendo così tutto l'ambiente, tutto il suolo e permettendo alla vita microbica di proliferare e rendere sempre più fertile il nostro terreno. Vediamo quale essenze abbiamo messo nel nostro sovescio. Qua ne abbiamo piazzate 4 piante differenti di 3 famiglie. Abbiamo qua le leguminose, ovvero il favino e la veccia. Entrambe hanno una funzione di azotofissatrice e lavorano in profondità il terreno tramite alla radice fittonante che hanno.
Qui abbiamo una meravigliosa pianta di senape, Brassicacea, è una pianta con una radice che spacca bene il terreno, è un fittone che arriva in profondità e ha un effetto nematodicida, uccide quelli che sono alcuni organismi nocivi del terreno, apporta molta materia organica ai nostri suoli. Qua sopra in alto abbiamo invece il nostro orzo che sta piano piano svettando, una graminacea, di conseguenza ha una radice molto superficiale che lavora finemente il terreno, lavora per creare agglomerati stabili. È una arricchente soprattutto per quanto riguarda il carbonio, sia perché crea molta materia organica, i suoi esudati radicali sono ricchi di zuccheri che nutrono i microrganismi, creando proprio una miglior struttura del suolo. Un po' mi dispiace averlo tagliato, però insomma è bella questa pacciamatura così ricca, piena di nutrienti. Abbiamo le radici nel suolo che sono utili, adesso dall'altra parte la sminuzziamo. L'operazione che abbiamo fatto tutta insieme, cioè di tagliare a più livelli le piante, la potevamo fare in giorni diversi, quindi lasciando le piante mozzate, diciamo così, ancora più tempo nel campo, avrebbero continuato a lavorare le radici, avrebbe continuato a nutrire il terreno e poi avremmo fatto l'operazione definitiva. Qui si vede bene la differenza, abbiamo appunto lo sminuzzato che integreremo nel suolo e qua invece tutta la parte intera che andrà a formare non soltanto nutrimento ma anche pacciamatura. Poi chiediamo ai pomodori quale tecnica hanno preferito. Questo tipo di operazione prevede che il materiale trinciato si essicchi, perché dovrà essere aggiunto al terreno nei primi 5-10 cm di suolo, lo lasceremo al sole e lo interreremo in un secondo momento. Un altro motivo per cui utilizzare i sovesci è quello mellifero, ovvero nutrire gli insetti impollinatori. Api, bombi, tutto ciò che si alimenta con il nettare. Ci sono piante specifiche la cui fioritura è particolarmente gradita a questi insetti e ne promuove la proliferazione. A volte i sovesci possono essere addirittura non intenzionali. Qui ad esempio abbiamo dei rapi che sono un po' sfuggiti di mano e sono andati a seme. Possiamo tranquillamente utilizzare questa coltura che abbiamo dimenticato come sovescio. Come lo facciamo? Molto semplice. Andremo a tagliarlo, lo lasceremo sopra il suolo facendoci da pacciamatura. Quindi lo tagliamo con le forbici o con la lama del decespugliatore alla base. Successivamente copriremo questo pezzo con la plastica perché abbiamo intenzione di fare una semina di fagioli molto a breve e non avremo bisogno di lavorare il terreno, semplicemente faremo una piccola buchetta con le mani e andremo a seminare i nostri fagioli direttamente in loco. Le radici delle piante si sono già preoccupate di lavorare il terreno per noi, il terreno è già attivo, è già pronto per essere coltivato con una nuova coltura. Un'altra delle funzioni molto importanti del sovescio è quella che mi piace definire sinergica, ovvero l'effetto di più piante, più essenze differenti riescono a creare delle condizioni particolarmente fertili e particolarmente favorevoli alla biodiversità. Possiamo fare un esempio delle graminacee e delle leguminose che assieme richiamano la presenza di micorizze, che a loro volta hanno tutta una serie di funzioni specifiche che rendono i nostri suoli assolutamente e incredibilmente più fertili. Questo è un piccolo esempio ispirato alla tecnica del sintropico, che però possiamo leggere anche come sovescio. Infatti che cosa abbiamo? Abbiamo una coltura per noi principale, diciamo dal reddito, che è il nostro aglio, e nel mezzo abbiamo tutta una quantità di colture intercalari che adesso stanno iniziando a coprire l'aglio. Occupando lo spazio con un'essenza da noi scelta, impediamo o comunque limitiamo la presenza e la crescita di spontanee indesiderate. Andremo a sfalciarlo esattamente come sfalceremo un altro tipo di sovescio, in questo caso taglieremo alla base, prenderemo tutta la materia organica, la sposteremo sulla nostra baulatura laterale e andremo a seminare direttamente dei piselli per aggiungere un'ulteriore coltura dal reddito che crescerà e si svilupperà, speriamo, abbastanza in equilibrio con l'aglio. E tutto intorno, in questo spazio qua, che serve anche per nutrire e per difendere la nostra coltura centrale, ci sono le patate che cominciano a germogliare. Questa è un'altra declinazione possibile del sovescio. Abbiamo messo delle piantine a sostegno di un albero appena trapiantato. Questo è un fico
E qui vedete il favino, oltre a una serie di piante spontanee che ci serviranno comunque come sovescio. A novembre dell'anno scorso abbiamo trapiantato il fico e seminato il sovescio e adesso ne sfalceremo in 2 mandate, quindi faremo prima una prima capitozzatura, chiamiamola, dell'erba che abbiamo, aspetteremo una decina di giorni che faccia un'altra gettata e che torni a produrre fiori e poi lo sfalceremo definitivamente accumulando tutta la materia di risulta attorno al nostro albero. Vi sono piaciute queste proposte di sovescio? Vi suggerisco di sperimentarle, potrebbero dare grandi soddisfazioni. Avete delle domande, delle questioni, dei dubbi? Nel dubbio seminate. Se avete molti dubbi però c'è il libro La cura della terra che è uscito appena uscito, quindi potete leggere anche questo, la copia di Carlo. Oh, grazie. Nel libro Carlo ci sono un sacco delle cose che mi hai insegnato, quindi l'hai scritto anche tu, diciamo. Vado così. a controllare. Ok, vai a controllare. E anche voi andate a controllare e fateci sapere cosa ne pensate. Grazie di aver visto il video, di essere stati con noi e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! È pronto il pranzo! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio.